Con la mia socia Samantha Zamboni noi siamo, è stato un po' quasi per caso, ma poi nulla succede per caso e ci trovavamo nel momento in cui gestivamo, aiutavamo aziende capitanate da imprenditrici invece che imprenditori, le seguivamo in modo personalizzato per raggiungere dei risultati, ci trovavamo sempre a fare delle riunioni più lunghe per capire come cambiare la strategia, come aiutarle a raggiungere velocemente dei risultati ed è lì che ci trovavamo sempre a fare dei cambiamenti, della personalizzazione sugli strumenti di business, sulla realtà stessa e lì ci siamo rese conto che c'era qualcosa di diverso. L'incontro con John Gray, ecco, ci ha aperto sicuramente la strada per andare a conoscere quali sono queste differenze fisiologiche, quindi il funzionamento cerebrale, l'impatto che il sistema ormonale ha sulle donne in termini di visione di se stessa, di scelte, di decisioni che prende nella vita privata e di conseguenza che influenzano inevitabilmente la vita professionale. Quindi forse una mancanza di visione del sé in modo completo della vita privata e della vita professionale. Siamo partite da lì, abbiamo fatto degli studi, abbiamo creato appunto questi strumenti che riguardano 1+7 aree strategiche di risultato e siamo riusciti a creare questa metodologia che le aiuta in modo personalizzato. Il metodo è 1+7 aree strategiche di risultato. Su questo metodo abbiamo scritto 2 libri. Uno è Una donna felice può cambiare il mondo e l'altro è Business for Lady Workbook, che è proprio un eserciziario per fare in modo che le donne iniziano a conoscere questo metodo, iniziano a provarlo e a capire quali sono i risultati. La prima, come dicevo, è l'area io. Mettere al centro proprio se stesse, a volte al primo posto con un sano egoismo, ma semplicemente per potenziare quelli che sono i risultati a livello imprenditoriale e a livello di vita privata. Una delle differenze è che la donna non riesce a scindere la vita privata e la vita familiare, un po' parte dal funzionamento cerebrale, dalle connessioni continue tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, che è il funzionamento cerebrale delle donne, che le porta sempre a stare connesse sul pensiero e questa è una potenzialità enorme perché è il famoso multitasking che se gestito, se focalizzato nei canali giusti porta ad ottenere dei risultati in modo molto più veloce e redditizio per quanto riguarda il business. Quindi 1+7 aree di cui una è l'area io che comporta sia la vita privata della donna, quindi in termini di pianificazione, di visione, di strategia, 7 sono le aree strategiche di business, dove andiamo a personalizzare degli strumenti per ogni business, per ogni situazione attuale e per ogni situazione futura. Un po' può essere una leggenda metropolitana, un po' può essere una verità. La risposta certa io non ce l'ho. Quello che posso dire è che questo tipo di feedback ci arriva anche dalle persone insomma, che ci chiedono aiuto, che è più difficile fare network con le donne. Forse viene proprio dalla paura ancora di non essere una parte fondamentale nell'imprenditoria nazionale, quindi la paura un po' di perdere, la paura un po' di non riuscire ad ottenere. E in virtù proprio di questa credenza, di questa forse voce popolare per le donne, noi vogliamo dimostrare con Business for Lady che con i valori giusti, con le competenze giuste, con la visione giusta del sé, si possono creare delle forti alleanze, come già è successo in Business for Lady in cui 2 persone si conoscono a prima vista, ma poi iniziano a frequentarsi a livello di business, a relazionarsi, a conoscersi in profondità e hanno creato anche delle società insieme, quindi sono successe veramente delle storie di alleanze, di partnership. La cosa importante è sicuramente i valori. I valori sono una cosa importante per creare delle relazioni sane e durature, dei valori sani, forti, come uno dei valori di Business for Lady è l'etica, un altro è la trasparenza. A volte ci troviamo a dire non è il momento
per iniziare un percorso con Business for Lady, se non vediamo che che l'idea di business è chiara e definita, ma piuttosto preferiamo offrire del nostro tempo gratuitamente per fare chiarezza, proprio perché, come dicevo, la nostra mission è quella di creare una nuova imprenditoria, con l'imprenditoria femminile, e sappiamo che col nostro sapere, con una nostra call di analisi gratuita, riusciamo forse a fare chiarezza in quella donna che sta attraversando un momento di sfida o ha voglia di creare un nuovo business. Allora, la prima differenza è proprio l'atteggiamento, come la donna affronta determinate situazioni, determinate difficoltà. In questo arriva anche la parte fisiologica. Noi donne abbiamo un pilota automatico che è il sistema ormonale, che gli scienziati appunto dai vari studi hanno affermato che a volte può cambiare la percezione della realtà stessa, i valori e i desideri. Nel momento in cui la donna prende consapevolezza, conoscenza anche di questo, e non solo di competenze di business che sono fondamentali e necessarie per gestire la vita professionale, riesce a pianificare una visione di sé nel mondo imprenditoriale, nel mondo della propria vita privata, in modo più consapevole, in modo più strategico, in modo più obiettivo, e da questo gli permette di ottenere dei risultati completamente diversi, a volte in modo più facile, senza obbligatoriamente adattarsi a quello che già esiste nel mondo imprenditoriale, ma strutturando una strategia, una pianificazione più personalizzata rispetto a quelle che sono le proprie esigenze di donna e le proprie esigenze di business. Sicuramente c'è un lavoro tanto da fare in termini di conoscenza, di competenza proprio di strumenti di business, e questo è il gender gap che ci ritroviamo nel mondo. Fatto sta che farlo con strumenti personalizzati su di sé, sulla propria fisiologia, sulla propria visione della situazione attuale e futura, sicuramente è più facile. E come noi facciamo sempre in aula questo esempio: se ci chiedessero di camminare all'indietro, tutti ci riusciremmo, ma con quale determinazione, con quale focalizzazione, con quale energia? E questo è proprio il senso di adattarsi ad un metodo, ad una metodologia, ad un modello maschile, ok? Farlo con Business for Lady significa insomma camminare in avanti con determinazione, con più sicurezza. Ed è anche il concetto, Business for Lady prende anche il concetto delle alleanze, che è fondamentale. Ci sono tante donne competenti, come tanti uomini competenti, però il concetto dell'alleanza tra donne ci permette di vivere meglio e di non vivere sempre in quella competizione o con quella paura di non riuscire, di non essere all'altezza, perché spesso quello che ci dicono appunto le donne è che in un contesto maschile si rende a far sentire la donna ancora non pronta, ancora non all'altezza. C'è un gender gap di conoscenza, certo, perché in termini di storia la donna è entrata dopo nel mondo del lavoro, no? Se facciamo un po' di storia. Quindi c'è sicuramente tanto da fare, tanto da imparare, ma facendolo con un metodo personalizzato sulle donne, noi siamo certe che la strada è più veloce, quella per raggiungere i risultati. Il network, le relazioni sono fondamentali per la crescita del business, ma anche per la crescita personale e professionale in termini di alleanze. Con Business for Lady abbiamo una sede di palestra di business a Milano e presto ne avremo altre in tutta Italia, con l'obiettivo di creare competenze, di dare competenze alle donne imprenditrici, ma di creare delle forti alleanze e delle forti connessioni e contaminazioni tra i vari settori.